È apparso sugli schermi televisivi e cinematografici 30 anni fa, con la sua straordinaria grazia e il suo stile, presentando a un attonito pubblico occidentale un'arte marziale che entusiasmò il mondo intero, una popolarità della quale godeva in Cina da oltre 2000 anni. Il suo nome? Kung Fu. Il Kung Fu Shaolin, leggenda e verità. Il Kung Fu viene praticato in Cina dal 200 a.C. Non solo una forma di combattimento, né solo una forma di devozione. Il Kung Fu è per molti uno stile di vita. Circa 1500 anni fa fu fondata la principale scuola cinese di Kung Fu, quella di Shaolin, che ha considerevolmente influenzato lo sviluppo del Kung Fu. Questa è Songshan, nella provincia di Henan. Rinomata per le sue bellezze naturali, è qui che secoli fa ebbe inizio il Kung Fu Shaolin. Sono le 4 di un mattino buio e freddo e questo gruppo di bambini di 10 anni sta per impegnarsi in un esercizio terribile che esegue ogni giorno. Questa montagna è alta circa 1000 metri. Un adulto impiega un'ora e mezza per raggiungere la vetta, ma questi bambini devono scalarla in 20 minuti. E appena raggiunta la cima, devono tornare a valle usando solo le mani e le ginocchia. Questi bambini sono discepoli secolari Shaolin. I seguaci dello Shaolin si dividono in discepoli secolari e monaci guerrieri. Per diventare un monaco guerriero bisogna eccellere nelle tecniche del Kung Fu e nella devozione buddista. E il titolo può essere conferito solo da un maestro. I monaci guerrieri possono rappresentare lo Shaolin nelle esibizioni all'estero e guadagnano alla disciplina grandi onori. Vi partecipano per dar lustro e gloria al loro paese. L'estrema durezza e la difficoltà di raggiungere il titolo permette che emerga solo il meglio del meglio.
Le privazioni e le fatiche non diminuiscono con il tempo, anzi, si fanno più intense con l'avanzare dei progressi da parte dei monaci. Una volta ridiscesi a valle, gli allievi praticano gli esercizi di base per 2 ore al giorno. Questi includono l'allungamento e il rafforzamento dei muscoli, in modo tale da preparare il corpo alle tecniche che dovrà imparare più avanti. Dopo gli esercizi di base è il momento dei combattimenti a mani nude e delle tecniche di combattimento armato. Un round dura appena 40 secondi, ma deve essere ripetuto anche per 4 ore. Ciò assicura che queste tecniche entrino a far parte della natura del discepolo. Istintive, perfettamente limpide e eseguite alla perfezione con la massima forza ogni volta. Quando hanno finito, gli allievi dovrebbero essere in grado di eseguire i colpi anche bendati. La cucina del tempio Shaolin prepara cibo vegetariano come germogli di soia, involtini al vapore e riso, ogni giorno per 100 persone. Nonostante il dispendio energetico dei loro esercizi, i monaci guerrieri Shaolin sono vegetariani e la semplicità della loro dieta riflette la semplicità del loro stile di vita. I discepoli, come i monaci guerrieri, devono osservare una dieta vegetariana. Il rigido regime di esercizio fisico al quale sono sottoposti i giovani allievi fa sì che spesso mangino più dei loro compagni adulti. Oggi il Kung Fu Shaolin viene insegnato principalmente da 2 grandi maestri. Uno è il maestro Xian Jun, il capo della scuola d'addestramento dei discepoli secolari, e l'altro è il maestro Shi Bei-Han, l'allenatore della squadra di riserva dei monaci guerrieri. Ogni nuovo discepolo viene esaminato con cura per vedere se ha il talento e le caratteristiche richieste. Viene presa in esame la loro condizione fisica, la loro salute e le misure del corpo. Un discepolo secolare deve essere relativamente in forma. Per essere adatto al Kung Fu, un individuo deve rispondere a determinati criteri di peso e altezza. Solo chi è dotato di una forza eccezionale, e cioè di un fisico in buone condizioni e di una pura devozione buddista, può essere reclutato come monaco guerriero Shaolin. I requisiti dei discepoli secolari sono meno rigidi. Per imparare il Kung Fu in un tempio Shaolin sono necessarie solo una corporatura normale e una buona flessibilità. La cosa più importante è che l'apprendistato inizi in età quanto più possibile giovanile. Sebbene non esista un limite di età per imparare il Kung Fu Shaolin, i bambini non sono solo in grado di imparare più rapidamente, ma sono anche più flessibili. La flessibilità è di capitale importanza. Più si è flessibili, più si può resistere al dolore. Meglio si resiste al dolore, più rapidamente si impara. Shin Yao-jun ha 9 anni, studia il Kung Fu da soli 3 anni, ma è uno dei migliori combattenti del suo gruppo. Studente agile e brillante, ha appreso l'essenza del Xiao Hong, la famosa tecnica di combattimento Shaolin in breve tempo. Ogni suo attacco è potente, ogni passo fermo e forte. Oltre a essere intelligente, anche la corporatura adatta per imparare il Tong Gong o Qigong giovanile, un Kung Fu mistico che richiede allenamento fisico e spirituale.
Il Tongzi Gong gli ha dato modo di spiccare tra i suoi pari e oggi fa di lui un allievo particolarmente dotato. È impossibile rintracciare le origini del Tongzi Gong. I miti riguardanti il Kung Fu sono innumerevoli. Ma si narra che un buddista indiano di nome Dharma, uno zelante e devoto monaco che era giunto a Shaolin per predicare il buddismo 1400 anni fa, trovò che i monaci erano privi della forza fisica necessaria a resistere alle lunghe ore della meditazione zen. Allora formulò il Tongzi Gong, basandosi sullo yoga indiano, per migliorare la forza fisica dei monaci. Un'altra leggenda narra che 700 anni fa un capo buddista invitò i migliori combattenti del paese a Shaolin per scambiarsi le loro idee sulle arti marziali. Qui fu creato il Tongzi Gong, che incorpora il meglio di tutti gli stili del Kung Fu Shaolin. Il Kung Fu Shaolin richiede un allenamento fisico, spirituale e mentale. Il Tongzi Gong è un chiaro esempio di questo concetto. Il Tongzi Gong si divide in livelli di base e avanzati. Il Tongzi Gong di base si concentra sulla mobilità, in particolare su varie forme di rotolamento e salto. Richiede una grande flessibilità dei tendini e delle giunture. È per questo che l'età migliore per praticarlo va dai 5 ai 6 anni. Questi due bambini di 9 anni che hanno praticato il Tongzi Gong di base per 4 anni hanno reso le parti più fragili del loro corpo delle armi letali. Una volta appreso a fondo il Tongzi Gong di base, si può passare al Tongzi Gong avanzato. Questo studente 18enne pratica il Tongzi Gong avanzato da 6 anni e mostra fino a che punto il corpo umano può essere flessibile. Imparare il Tongzi Gong avanzato è simile a imparare il Qigong. I movimenti sono morbidi ma efficaci e fanno raggiungere alle giunture il massimo livello di resistenza. Un maestro di Tongzi Gong avanzato può piegare le proprie membra in angolazioni apparentemente impossibili. Una persona normale non può girare il piede oltre i 90 gradi tenendo il ginocchio dritto. Un maestro di Tongzi Gong può piegare il piede all'indietro a 180 gradi. Ma in che modo questa straordinaria flessibilità favorisce la pratica del Kung Fu? Secondo il maestro Xian Jun, per diventare un maestro di Kung Fu Shaolin è essenziale imparare il Tongzi Gong. Rende le giunture estremamente flessibili, il che a sua volta permette di avere una postura perfetta e una enorme potenza. Inoltre il Tongzi Gong assicura che queste qualità siano conservate per tutti. Se si fa Kung Fu senza prima aver praticato il Tongzi Gong, la tecnica andrà calando all'età di 50 o 60 anni. Ma chi ha praticato il Tongzi Gong conserva inalterata la propria agilità, così come la propria abilità nel Kung Fu. Ma perché mai i monaci buddisti decisero di voler praticare il Kung Fu? La leggenda vuole che durante le dinastie Wei e Qin, 1500 anni fa, l'imperatore Xiao Wen, fervente seguace del buddismo, fece erigere un monastero per il maestro Ba Tuo che era venuto dall'India.
Dato che il monastero era situato nella foresta ai piedi del monte Shaoxi, fu chiamato Shaolin, dato che Lin in cinese significa foresta. Ma il monastero si trovava in una remota regione montuosa, i cui abitanti erano esposti all'attacco di banditi e animali selvatici. Così i monaci iniziarono a praticare il Kung Fu come autodifesa. E gli attrezzi da lavoro nei campi che usavano ogni giorno divennero le loro armi. C'erano ben pochi attrezzi per allenarsi sulle montagne, così furono sviluppate tecniche che utilizzavano il poco che c'era a disposizione. A partire dalle sue umili origini è emerso un regime di addestramento semplice ma rigido e a lungo termine che ancora oggi influenza la pratica del Kung Fu. Nel corso dei suoi oltre 2000 anni di sviluppo e storia, il Kung Fu è ben presto diventato un'arte. Solo la pratica costante, lo sforzo estremo e la devozione assoluta possono far conquistare la potenza del Kung Fu. Letteralmente in cinese antico, il termine Kung Fu significa colui che ha una devozione incrollabile. L'onore di diventare maestro è riservato solo all'elite dell'elite. La prima cosa da imparare nel Kung Fu è la posizione più importante, il Jiama, la posizione arretrata, come base per attacchi potenti e per evitare di cadere sotto l'attacco dell'avversario. La prima cosa da imparare è la stabilità. Un praticante di Kung Fu deve continuare con gli esercizi di Jiama per tutta la vita, almeno 2 ore al giorno. Piegati ancora di più. Schiaffeggiare l'acqua sviluppa la forza della mente e facendolo nei giorni più freddi, gli allievi imparano a resistere al freddo. La forza di volontà è più importante di quella fisica. Questo è il principio fondamentale del Kung Fu: addestrare la potenza del corpo e della mente. È una tecnica per rafforzare le delicate dita delle mani. La presenza di molti nervi rende le mani molto sensibili al dolore e perciò deboli. Quello che sembra un atto poco doloroso, infilare le mani nei fagioli secchi, diventa in poco tempo una sofferenza quasi insopportabile. Per chi pratica il Kung Fu è un dolore che va provato a ripetizione, anche per un'ora, fino a quando le dita sono divenute più forti e la resistenza al dolore è cresciuta. Colpire la fiammella di una candela da lontano è un esercizio che sfrutta la potenza esplosiva del pugno. Lo spostamento d'aria del pugno spegne la candela, ma solo se viene liberata tutta la forza nel colpo. Quando la candela è spenta, la si riaccende e l'esercizio viene ripetuto. La ripetitività è alla base dell'allenamento del Kung Fu. Ripetere fino a che il movimento non entra a far parte della propria natura. Bisogna sottoporsi a un duro allenamento, perché il Kung Fu Shaolin non ha limiti. Il Kung Fu Shaolin è come il grande sutra tibetano del buddismo. Entrambi richiedono più di una vita per essere appresi. Oggi si praticano più di 300 stili diversi di Kung Fu Shaolin. Essi si suddividono in uso delle armi, tecniche di combattimento e Qigong. La spada è considerata la regina delle armi. Il Dao o scimitarra fu inventato dopo la spada.
Il metodo più famoso è la tecnica tradizionale Shaolin del Dao. Nei tempi antichi le scimitarre erano concepite per il combattimento ravvicinato che metteva a grande rischio la vita dei contendenti. Un antico detto cinese recita: più corta è la scimitarra, più grande il pericolo. Il Guan Dao è classificato come uno stile di scimitarra del Kung Fu, ma non è proprio come usare una scimitarra. Il Guan Dao stesso è un'arma lunga e pesante che richiede una grande forza per essere usata efficacemente. I bravi combattenti di Guan Dao devono essere robusti. Ma l'uso di armi lunghe richiede l'agilità caratteristica del Kung Fu Shaolin. Dato che l'unico modo per vincere è usare la punta della spada, è necessario mantenere la distanza dall'avversario. A differenza della scimitarra, più la lancia è lunga e maggiore il vantaggio di chi la impugna. Ma l'arma più famosa dei monaci Shaolin è il bastone. Privo di lama com'è, fonda la propria efficacia sulla accuratezza e la velocità nell'uso. 500 anni fa i monaci guerrieri Shaolin usavano i bastoni per fronteggiare i pirati giapponesi sulla costa sud-orientale della Cina. La loro efficacia nel respingere gli intrusi dimostrò che la più semplice delle armi poteva essere devastante, se messa nelle mani giuste. Ma per quanto si faccia attenzione nell'uso di un'arma, c'è sempre la possibilità di uccidere involontariamente il proprio sfidante. Per questa ragione, le tecniche di combattimento più sviluppate dal Kung Fu Shaolin prevedono combattimenti con mani e piedi. La tecnica di combattimento Xiao Hong è una delle più rinomate e tutti i novizi devono apprenderla. Questa tecnica ingloba tratti di tutti gli stili di combattimento Shaolin e, una volta appresa, costituisce una solida base. I praticanti di Kung Fu Shaolin più avanzati possono imparare la tecnica di combattimento Arat. Questa tecnica richiede un'immensa energia e prevede movimenti ad angoli ampi. È necessario avere un'ottima coordinazione nei movimenti delle gambe e i colpi richiedono rapidità nei movimenti della parte superiore del corpo, usando pugni e palmi delle mani per combattere. Usando colpi semplici e lineari, la tecnica di combattimento Long prevede di limitare al minimo i movimenti, attendendo le mosse dell'avversario o anticipandole. Questa tecnica di combattimento altamente sofisticata richiede almeno 10 anni di esperienza nel Kung Fu prima di poter essere avvicinata. Il Kung Fu Shaolin più creativo è forse quello dei 18 metodi Arat, le prime tecniche di combattimento Shaolin. La leggenda vuole che oltre 1400 anni fa il maestro Dharma, in meditazione con i suoi discepoli, studiò il Wu Qing Ci, o gioco dei 5 animali.
un antico Qigong terapeutico sviluppato da un celebre medico. Fu quindi ispirato a creare i 18 metodi Arat. Il gioco dei 5 animali è un genere di Qigong che imita la respirazione e le movenze di 5 animali: l'orso, la gru, la scimmia, la tigre e il cervo, scelti per la loro longevità. Il maestro Dharma formulò i 18 metodi Arat su una sporgenza montana della larghezza di meno di 3 metri, davanti alla grotta nella quale meditava. Uno dei metodi, la gru bianca spiega le ali, imita il volo della gru. I principi di questa tecnica di combattimento hanno influenzato le generazioni successive in tutta la Cina, che formularono tecniche basate sulle caratteristiche di molti altri animali. La sopravvivenza del più adatto, il principio della natura, incoraggiò i devoti a imparare le caratteristiche che ogni animale sfruttava per sopravvivere nel proprio ambiente. Il Wu Xin Chuan, o tecnica di combattimento dei 5 stili, imita 5 animali: il drago, il serpente, la tigre, il leopardo e la gru. Il Gong Xin Chuan, o stile del cane, si ispira al modo del quale i cani attaccano la parte inferiore del corpo. È una tecnica particolarmente adatta a chi non è molto alto. Poi c'è lo Yin Chao Chuan, la zampa dell'aquila, che imita la fierezza di un'aquila, nonché la sua forza di predatrice. Lo Wu Xin Chuan, o stile della tigre, sfrutta l'agilità e la forza della tigre, ponendo l'accento sulla velocità e sull'aggressività. Questo è lo O Xin Chuan, o stile della scimmia. Si ispira all'agilità della scimmia. La bravura del discepolo dipende dalla fedeltà con la quale è capace di riprodurre le posture e le movenze della scimmia. Il San Len Chuan, o stile della mantide, mostra l'aggressività e la grazia esplosiva della mantide. Questa singolare fusione di caratteristiche animali e tecniche di combattimento mostra lo sviluppo organico del Kung Fu a partire dalle sue umili origini per arrivare alla potente arma di difesa che è diventata oggi, ma sempre con un forte legame con la natura.
Ma la conoscenza più profonda e il potere più misterioso del Kung Fu si chiama Qigong. Attraverso la respirazione e un corpus di movimenti sistematici, il Qigong produce un'energia chiamata Qi. Secondo i cinesi, il Qi, l'energia, normalmente risiede in quello che chiamano Dantian, che si trova nella parte più bassa dell'addome. Imparando a dirigere questa energia a piacimento verso una determinata parte del corpo, si può ottenere una potenza enorme. Dirigendo il Qi verso il braccio mentre si lancia un ago, si può forare una lastra di vetro. Usato correttamente, il Qi può rendere qualsiasi parte del corpo dura come l'acciaio. La testa può rompere lastre di ferro, mattoni, bastoni e pietre. Le mani possono spaccare mattoni e stecche di legno. I piedi possono fare a pezzi rocce e aste. Anche le parti più delicate del corpo possono diventare immuni alla scimitarra o alla lancia. Lo stomaco può resistere a un tridente o può rompere un bastone. La gola può resistere a una lancia. Non importa quale arma si usi, il nostro corpo può resisterle tutte. Usare una lancia per ferire la gola è una prova del Qigong. Si raccoglie il Qi nella gola, prevenendo così che sia danneggiata dall'attacco. Nel passato il misterioso Qigong era visto come qualcosa di mistico, di magico, ma degli studi approfonditi hanno mostrato che i movimenti del Qi nel corpo possono essere tracciati come una termoanalisi. Naturalmente, l'unico modo per massimizzare l'energia Qi è la ripetizione quotidiana degli esercizi. I pugni umani sono fragili. Sebbene spesso usati in fase di attacco, i pugni sono esposti al rischio di subire danni. Se si vuole essere più potenti, bisogna rafforzarli. Poggiate un pezzo di carta contro la parete. Colpitela per 2 ore senza sosta. Sostituite il foglio quando si sarà rotto. Il muro potrebbe rovinarsi, ma la mano alla fine diventerà immune. Il cervello è l'organo più importante del corpo umano. Un danno grave al cervello può provocare la morte. Per proteggerlo, bisogna rinforzare il cranio. Per farlo, dovete semplicemente colpirvi la testa con i palmi delle mani per 2 ore al giorno, tutti i giorni, per indurirlo. Quindi date delle testate contro un sacco di sabbia per 2 ore al giorno, per allenare il cranio a resistere a un attacco. I maestri di Qigong ritengono che il cranio diventi 4 volte più resistente di quello di una persona normale dopo 2 anni di allenamento continuo. Un'altra parte del corpo molto delicata, il collo, è molto vulnerabile in caso di attacco. Un colpo al collo può portare alla paralisi o alla morte. Mettendosi in verticale sulla testa, si carica tutto il peso del corpo sul collo. Dopo 1 anno di esercizio si può passare alla sospensione. L'esercizio del collo di ferro consiste semplicemente nell'appendersi per il collo a un laccio di stoffa.
All'inizio è sopportabile per soli 2 o 3 secondi, ma alla fine, quando ci si è impadroniti della tecnica, il corpo può essere sostenuto per diversi minuti. Il collo di ferro è molto utile in combattimento. Permette di liberarsi e passare al contrattacco nel caso ci si trovasse bloccati dall'avversario in una presa. È evidente che il Kung Fu Shaolin pone l'accento sia sul combattimento fisico sia sulla concentrazione mentale. Questo equilibrio spiega perché lo Shaolin è la scuola più importante del Kung Fu cinese. Ma nonostante la sua importanza, c'è stato un momento in cui in Cina il Kung Fu Shaolin è stato sul punto di scomparire del tutto. Nel corso dei suoi 1500 anni di storia, il tempio di Shaolin ha patito gli effetti di numerose calamità. La peggiore nel 1928, quando un gruppo militare chiamato Shi Liu-san appiccò un incendio al tempio. Si ritiene che la Sanji Ge, la libreria dei sutra, nella quale erano conservati tutti i testi sul Kung Fu, cadde vittima del fuoco. I libri cartacei perirono, ma i libri viventi, i maestri del Kung Fu Shaolin, erano sopravvissuti. Senza di noi, il Kung Fu Shaolin non sarebbe sopravvissuto. Nel 1980, durante una conferenza cino-giapponese sulle arti marziali Shaolin, il governo cinese capì che il Kung Fu Shaolin era tutt'altro che perduto. Fu dato immediatamente inizio a una ricerca per trovare le persone capaci di ricostruire il corpo di conoscenza del Kung Fu Shaolin. Una di queste persone era il maestro Lian Yichuan. Il 68enne maestro Lian Yichuan è tra i più importanti maestri di Kung Fu di tutta la Cina. A partire da suo nonno, ogni generazione della sua famiglia ha praticato il Kung Fu Shaolin. Il maestro Lian ha iniziato quando aveva 5 anni. Oltre 60 anni dopo è un maestro di Kung Fu Shaolin. Successivamente, per promuovere il Kung Fu Shaolin, il governo erogò al maestro Lian i fondi per aprire una nuova scuola di arti marziali. Si trattò di un immenso successo e la popolarità del Kung Fu Shaolin si propagò rapidamente. In 20 anni le scuole di Kung Fu cinese si sono moltiplicate in tutta la Cina e nel mondo. Soltanto presso il tempio Shaolin di Songshan ci sono oggi ben 40 scuole. Ogni anno la città di Dongfeng, nella provincia di Henan, la stessa del tempio Shaolin, ospita una grande gara di arti marziali Shaolin per promuovere l'interesse generale a imparare il Kung Fu. Oltre 5.000 praticanti di Kung Fu Shaolin provenienti da oltre 60 diverse scuole cinesi si riuniscono per far progredire il Kung Fu Shaolin. Nel corso delle gare si scambiano tecniche ed esperienza, un altro canone fondamentale della pratica del Kung Fu. Questa è la più grande scuola di Kung Fu Shaolin nella città di Dongfeng. Può ospitare fino a 8.000 studenti per volta. Gli studenti vengono da tutto il mondo e la scuola possiede diversi convitti per alloggiarli. Come gli altri discepoli secolari dello Shaolin, gli allievi devono svegliarsi molto presto per sottoporsi a un allenamento massacrante. Dopo essersi lavati, la prima cosa non è la colazione, ma gli esercizi.
Questo è il metodo con il quale le scuole di arti marziali insegnano agli allievi la disciplina. Gli esercizi mattutini richiedono movimenti sincronizzati, come avviene nell'addestramento militare. Che si pratichi il corpo a corpo o l'uso delle armi, i movimenti devono essere sincronizzati al massimo. Gli esercizi mattutini sono una parte centrale dell'allenamento. Solo dopo mezz'ora di esercizi gli studenti possono fare colazione. Per gli allievi i benefici superano di gran lunga le privazioni affrontate. Se studierò le arti marziali a dovere, migliorerò le mie possibilità di carriera. Oltre alle arti marziali, queste scuole forniscono agli studenti una istruzione di base generale. Gli studenti seguono lezioni di grammatica, suddivise in 3 livelli, dal primario al terziario. Inoltre il programma delle diverse scuole di arti marziali è estremamente vario. Oltre al Kung Fu Shaolin, gli allievi apprendono le arti marziali di altri paesi, tra cui il karate e il taekwondo, dando luogo a una sinergia tra le varie arti di combattimento. Per diffondere il messaggio del Kung Fu Shaolin, questa scuola ha inaugurato dei corsi estivi della durata variabile che va da 1 settimana a 2 mesi. Questi corsi attirano ogni anno migliaia di appassionati da tutto il mondo. Per me il Kung Fu è un'arte marziale potente. La cosa più bella è che ho la possibilità di vedere praticare il Kung Fu tutti i giorni. Lo adoro. Credo che sia una gran cosa. Mi alzo ogni mattina alle 5 e faccio jogging. Le attività quotidiane hanno inizio alle 6:30 del mattino. Poi mi riposo. Le lezioni durano 2 ore, dalle 8:30 alle 10:30. A volte faccio un po' di pratica con la spada, a volte altre tecniche. Spesso gli occidentali vengono a conoscenza del Kung Fu dalla televisione o dai film. Può apparire misterioso, anche inafferrabile, ma in questi campi estivi è possibile provare il vero Kung Fu cinese. Prima di venire qui avevo visto il Kung Fu solo in televisione. Avevo visto i monaci Shaolin dare una dimostrazione in TV. Ero attratto dal Kung Fu, ma non avevo mai avuto la possibilità di praticarlo nel mio paese, perché vivo in una piccola città e non ci sono palestre dove si possa praticare il Kung Fu. Forse ora mi metterò alla ricerca per trovarne una, perché mi sono innamorato del Kung Fu. È straordinario, io credo che sia la migliore arte marziale al mondo. Oggi le scuole di Kung Fu Shaolin sono in tutto il mondo, dalla Cina a Cuba. Il 20enne canadese Nick ha studiato il Kung Fu per 6 anni in Canada. È venuto al centro di addestramento per discepoli secolari di Shaolin per imparare di più. È qui che hanno avuto inizio le arti marziali. Volevo imparare dalla fonte e vedere da dove era nato tutto questo, insomma. Spero di perfezionare la mia tecnica di base e di imparare altre tecniche avanzate da poter mostrare ai miei amici e ai familiari quando tornerò a casa. La devozione di Nick al Kung Fu gli permette di studiare anche le tecniche più avanzate. Sta imparando una tecnica molto complicata, lo Ar Shi Chan, o Zen 2 dita. Per imparare lo Zen 2 dita, bisogna in primo luogo rinforzare le dita. Nick allena le proprie dita per 1 ora al giorno.
Solo quando le dita sono diventate abbastanza forti si può iniziare a praticare lo Zen due dita, parte del quale prevede di sostenere l'intero peso del corpo con le due dita di ciascuna mano. Zen due dita massimizza la forza delle dita. Le dita ben allenate possono essere usate come armi mortali. Per rinforzarle, gli allievi devono colpire un sacco di sabbia almeno 2000 volte al giorno. Ma lo Zen due dita non è il massimo livello di lavoro per le dita. Una tecnica ancora più avanzata è lo Zen un dito. Lo Zen un dito richiede la capacità di sostenere tutto il peso del corpo su un solo dito. In tutti i tempi sono stati pochissimi gli uomini in grado di adottare questa tecnica. In tempi recenti solo un monaco, il maestro Haidang, ci è riuscito. Dalla sua morte nel 1989 nessun altro è stato in grado di padroneggiare questa tecnica estrema. Questa non richiede solo un allenamento incredibilmente duro, ma anche una profonda conoscenza del buddismo Zen. Il cuore dello Zen è una mente in pace concentrata sul Buddha. Il Kung Fu Shaolin enfatizza l'unione tra la teoria buddista e il Kung Fu. Un monaco guerriero può passare molto tempo a imparare il Kung Fu e ancora più tempo ad apprendere la forza del proprio Chi. Ma la maggior parte della sua vita è dedicata alla meditazione e all'apprendimento del buddismo Zen. Il cuore dello Zen è un concetto unico che spesso lascia perplessi gli stranieri per il suo apparente misticismo e la sua presunta irraggiungibilità. Questa sua base religiosa è ciò che rende il Kung Fu Shaolin così speciale. Quando il mito e la logica, il misticismo e la resistenza incontrano il buddismo, il risultato è la potenza perfetta e la pace perfetta. In altre parole, il Kung Fu Shaolin.